Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepperacca Collectibles. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti e a coloro che si trovano solo di passaggio su questo video. Oggi un nuovo video unboxing dedicato alla linea SH Figuarts di Dragon Ball di Bandai Tamashii Nations, con un personaggio che in realtà è stato rilasciato un po' di tempo fa, ma che sono riuscito a recuperare solo di recente grazie al colossodeinerd.com, di cui trovate qui sotto in descrizione il link al sito. Sto parlando ovviamente di Super Buu, tratto da Dragon Ball Z, uno dei personaggi, a dire di chi ne è già in possesso, più riusciti da parte di SH Figuarts. Quindi raga, scopriamo insieme se è davvero così. Ed ecco qui il Super Majin Buu all'interno della sua confezione, una confezione bellissima secondo me, niente di diverso da quanto siamo abituati a vedere con SH Figuarts, ma una confezione molto più grande perché giustamente deve contenere una figure di un personaggio in scala ben più alto di quello che siamo abituati a vedere. Qui sulla destra un'anteprima, una rappresentazione di Super Buu in una delle sue pose con questo ghigno meraviglioso, che troviamo anche sulla figure che viene protetta da questo blister trasparente su cui viene riportata la scritta SH Figuarts Majin Buu Super. Questa scritta va a contraddistinguere questa versione di Super Majin Buu, che è la ristampa ovviamente che è stata fatta praticamente qualche mese fa, della versione di qualche anno fa, che riportava invece soltanto la scritta Majin Buu e dovrebbe essere praticamente identica a quella versione lì. Nella parte bassa, simbolo di Toei Animations, Dragon Ball Z, Tamashii Nations e Bandai, e sul fianco continua la rappresentazione grafica di Majin Buu con l'anteprima di 3 immagini, tra l'altro bellissima questa con la bocca spalancata. Nella parte posteriore possiamo vederne un'anteprima con qualche posa, qui lo vediamo insieme a Gotenks, altro personaggio che io amo, e qui Fat Buu, di cui ovviamente, come abbiamo potuto intravedere dal blister, c'è una testa intercambiabile per chi lo possedesse, ma purtroppo non è il mio caso. Partiamo con l'unboxing, ok, e andiamo a scoprire questo Evil Buu. Qui sarà un po' più difficile aprirla in questo modo ragazzi, quindi dovrò andare con il mio metodo classico. Ok, come vedete quando lo apro normalmente un pochino si rovina qui la scatola, ma poco male. Andiamo ad estrarre Buu dalla scatola e a togliere il blister protettivo, scusate la confusione, ed eccolo qua in tutto il suo splendore, davvero bellissimo. Già vedo la colorazione è praticamente perfetta, intanto è saltata una mano, 2 mani, ma è davvero bellissimo. Davvero, se non hanno cambiato nulla, complimenti a Tamashii Nations e Bandai, perché se questa è l'edizione di diversi anni fa, ragazzi, è davvero impressionante. Bellissima, quindi non vedo l'ora di tirar fuori tutto quanto dalla scatola, dal blister, e vediamo insieme, come prima cosa, come sempre, gli accessori. Ed eccoli qui tutti fuori dalla scatola. Mi sarei aspettato qualcosa in più in quanto accessori, ragazzi, soprattutto considerando che 2 di essi sono delle parti aggiuntive per un'altra figure, cioè il Fat Buu di SH Figuarts. Cominciamo infatti proprio da queste, da questo head sculpt del Fat Buu SH Figuarts, che è davvero bellissimo. Ha una rotondità, una forma perfette, rendono tantissimo il Fat Buu che tutti conosciamo, bellissimo con questo volto sorridente, la bocca spalancata e gli effetti del contorno occhi e delle guance. Anche i buchi sulla sommità della testa sono scolpiti e verniciati all'interno di nero. Cura del dettaglio anche per quanto riguarda le orecchie e la solita protuberanza di Fat Buu. Davvero bellissimo questo head sculpt, avrei voglia di esporlo e purtroppo non sono in possesso delle SH Figuarts di Fat Buu, ma devo assolutamente recuperarla perché è un pezzo secondo me unico. Davvero molto bella questa testa. Si va ad accompagnare con l'effetto della tecnica caratteristica di Majin Buu, di Fat Buu, ovvero il Chocolate Beam,
perdonatemi, non so se è il nome esatto della tecnica, io me la ricordo come appunto raggio di cioccolato, una cosa del genere, realizzato in plastica traslucida, rosa, e pieno di dettagli, questi dettagli un po' spigolosi e appuntiti stanno appunto a rappresentare il raggio che parte dalla testa di Fat Boo per poi andare a colpire il nemico. Anche questa parte della sfera dove viene concentrata la maggior parte dell'energia, come potete vedere, è costellata di punte. E vi è anche un foro che va ad essere riempito dalla sommità della protuberanza sulla testa di Fat Boo, in questo modo. E così si va a ricreare, anche nella fase di posing, il momento esatto in cui Fat Boo va a utilizzare la tecnica. Comunque stiamo parlando di parti aggiuntive per un'altra figura, ragazzi, quindi adesso è il momento di vedere la ciccia, cioè gli accessori della figura che stiamo esaminando, ovvero Super Boo. Queste due teste sono davvero incredibili, lo sculpt è perfetto, l'espressione è ancora meglio. Il painting non ha sbavature di nessun tipo. Guardate soprattutto questa, ragazzi, che è molto arrabbiata, molto incavolata. I dettagli della bocca e delle vene che stanno a rappresentare lo sforzo sono incredibili, davvero sono identiche all'anime. Anche questa arrabbiata con i dettagli della bocca, il mento, le orecchie, le sopracciglia che sono in rilievo, è davvero perfetta. Cioè, sono due teste davvero incredibili e sarà anche dura scegliere come esporre questo Super Boo perché sono tutte davvero bellissime. Ottimo lavoro Bandai, quando ti ci metti sei davvero il top. Per quanto riguarda invece le mani, ne abbiamo 3 paia, 2 sono a palmi completamente aperti, possiamo vedere che la tonalità della pelle delle mani è leggermente differente, sembra quasi gelatinosa, un po' più lucida rispetto a quanto ho visto nelle teste e in quanto vedremo nel corpo, nel body di Super Boo, ma comunque sono ben fatte, unghie scolpite e verniciate di nero, nulla di particolare per quanto riguarda queste, così come per i pugni chiusi. Le mani rilassate sono già in dotazione su Super Boo e qui invece abbiamo una mano sempre destra e sinistra, una che però sono spagliate, una ha il pollice e l'indice alzati a mo' di pistola e la sinistra invece a mo' di trigger, a mo' di grilletto, con l'indice leggermente piegato. Per quanto riguarda gli accessori, ragazzi, era tutto, quindi adesso prendiamo ovviamente il nostro Super Boo e andiamo a scoprirlo insieme. Ed ecco qui, ragazzi, tra le mie mani finalmente Super Majin Boo. Davvero bellissimo, la prima sensazione che mi dà toccandolo è di una buona robustezza, un gran peso e soprattutto una figura abbastanza grande, stiamo parlando di all'incirca 18 cm e mezzo, 19. Ottime le proporzioni, molto simili a quelle dell'anime, ottima la colorazione sia del body sia dei pantaloni che, come vedremo fra poco, sono anche sfumati. Head sculpt, come detto poc'anzi nella sezione accessori, questo non ha nulla da invidiare a quelli forniti appunto come accessori, quindi quelli aggiuntivi. Anche qui in questo caso l'espressione è perfetta, così come il painting, le proporzioni e tutta la cura dei dettagli sia nella parte delle tempie, delle sopracciglia, delle orecchie, dei fori, tutto quanto è davvero perfetto. Così come la parte del collo e della muscolatura, la parte pettorale, le braccia, la schiena, sono diversi i dettagli della muscolatura anche in queste sezioni in cui ci sono appunto le articolazioni, quindi ci sono più pezzi, ma tutto è molto ben allineato ed ha un senso di armonia. Per quanto riguarda il painting, non ci sono sfumature sul body, sono di questo colore rosa abbastanza lucido, leggermente diverso, come dicevo in precedenza, da quello delle mani, che noto essere ancora più lucido. Buono lo sculpt anche dei bracciali, così come quello della cintura e delle cavigliere, di questo nero opaco con le bordature dorate. Davvero ottimo lavoro. Qui la M di Majin, inconfondibile, bellissima. E le fattezze anche dei pantaloni mi piacciono tantissimo, danno quella sensazione di pantaloni gonfi, diciamo, e hanno una certa armonia sia nel painting, che viene sfumato soprattutto in questa parte del ginocchio e nella parte laterale,
e il senso di armonia anche nel vero e proprio sculpt. Le varie sezioni di cui sono composti sono davvero in armonia tra loro e sembra che siano un unico pezzo, ovviamente, senza considerare la parte con i gap per le articolazioni, che era ovviamente inevitabile. Per quanto riguarda le scarpe, mi sembra un po' debole l'articolazione, ma la vedremo fra poco. Nulla di particolare per quanto riguarda il painting e la fattezza. L'impressione che mi dà è davvero di essere un'ottima figure in sé per sé, davvero bellissima, vi ripeto, molto grande, quindi anche questo gioca a suo favore, e molto ben bilanciata sia nelle proporzioni che nel peso e nella solidità. Solidità che andiamo a verificare subito adesso con le articolazioni, cominciando dalla testa e dal collo, testa che può essere ruotata, può essere portata fino in basso fino a qui e in alto di parecchio, andando a scoprire però un leggero gap qui sul collo. Collo che anch'esso ovviamente è dotato di articolazione, anch'esso può essere mosso. Per quanto riguarda la spalla c'è una butterfly joint e qui scopriamo un vero e proprio difetto, quindi quando andiamo a portare le braccia in avanti, ragazzi, qui si scoperchia il vaso di Pandora, si vede praticamente tutto quanto all'interno e questo è un gap veramente fastidiosissimo e bruttissimo, probabilmente il difetto principale di questo Super Boo. Vediamo se ce ne sono altri. Qui diciamo si vede un po' l'avanzare del tempo di una figure che non è stata affatto modificata dopo svariati anni, però va bene così. Comunque rientra in sede abbastanza facilmente, nulla di particolarmente fastidioso se non dal punto di vista estetico. Braccio comunque che può essere portato in avanti, può girare praticamente di 360 gradi andando avanti e dietro, può ruotare al bicipite, può piegarsi anche il gomito oltre i 90 gradi, quindi doppia articolazione, è possibile muovere anche ovviamente la mano leggermente limitata dal bracciale, stessa cosa ovviamente per il braccio destro. Per quanto riguarda il busto può ruotare praticamente di 360 gradi volendo, e riallineiamo un attimo l'addome, poverino Majin Buu, poi può andare in avanti con la doppia articolazione anche in questo caso e indietro non di tantissimo, non mi va di spingerlo troppo ragazzi, ma comunque è abbastanza limitato per quanto riguarda l'articolazione dell'addome. Passiamo invece alle gambe, possono andare avanti superando la linea dei 180 e indietro grazie allo sculpt di questa parte resa più fina, quindi ottimo lavoro. Ovviamente le gambe possono essere aperte fino a una linea che è più o meno di 160 gradi e possono andare indietro anche le ginocchia superando, oddio, qui siamo all'incirca sui 90 gradi, però per via dello sculpt dei pantaloni, di quello che del tessuto, della resa del tessuto che appunto deve avere dare quella sensazione di gonfiore e quindi non possono andare molto oltre. Da ammirare il fatto che comunque quando andiamo a piegare la gamba, come vi dicevo in precedenza, c'è tanta armonia fra le varie parti della gamba, dei pantaloni stessi, quindi è tutto ben nascosto, non si creano dei gap fastidiosi. Limitate invece le articolazioni dei piedi per l'ovvia presenza delle cavigliere che sono un pezzo rigido, quindi i piedi in su non possono andare molto più di così, possono piegarsi leggermente da questa parte e poi ruotare liberamente per il peg a sfera. Anche la punta dei piedi ovviamente può essere adattata a qualsiasi tipo di posa. E niente ragazzi, per quanto riguarda le articolazioni purtroppo l'unico grande difetto è questo qui, portando le braccia parecchio avanti si scopre un fastidiosissimo gap che poteva essere reso meglio. Parliamo comunque pur sempre di una figure molto vecchia, sia una ristampa, ma comunque come vi dicevo in più parti del video non è stato cambiato nulla rispetto alla sua prima versione, quindi diciamo che mi reputo molto soddisfatto.
Eccomi di nuovo qui ragazzi per le conclusioni finali su questo Super Majin Buu di SH Figuarts. È una figura davvero eccezionale, quasi perfetta, al netto di qualche difetto di cui abbiamo parlato durante tutta la durata del video. Ottime le proporzioni, fantastici gli head sculpt, le sfumature dei pantaloni, articolazioni che non mi hanno dato dei problemi particolari, nemmeno nella fase di posing, a parte ovviamente quei fastidiosissimi gap che si vengono a creare quando si portano le braccia completamente in avanti, in quella parte della scapola e della spalla. Purtroppo qualche difetto che si porta appunto dietro da diversi anni a questa parte che Bandai Tamashii Nations avrebbero potuto migliorare con questa seconda edizione. Spero che lo facciano con la prossima, che mi auguro per me non arrivi nell'immediato, ma che si prendano un po' più di tempo e che magari facciano un Kid Buu, per cui io vado davvero matto e spero che arrivi il prima possibile. Per tutto il resto ragazzi, ottimo da tutti i punti di vista, dal bilanciamento al peso, le proporzioni, ripeto. Avrei gradito qualche accessorio in più e non solo accessori per esempio dal punto di vista degli effetti, delle tecniche, soltanto come parti aggiuntive per il Fat Buu. Però ragazzi la figura è talmente bella e fa talmente tante impressioni, soprattutto vista dal vivo, che mi accontento in questo modo. Però ecco, cerco di essere il più oggettivo possibile. Detto questo ragazzi, io vi ricordo che mi sono procurato questo Super Majin Buu da ilcolossodeinerd.com, di cui trovate qui sotto in descrizione il link al sito. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete mi piace e fatemi sapere quale altra SH Figuarts o figure in generale vi piacerebbe vedere sul canale. Detto questo ragazzi, io vi ricordo i prossimi appuntamenti sul canale, continuate a seguirmi e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao raga, a presto!